In collaborazione con MSC Crociere, sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al 12° appuntamento settimanale con S4, il talk show di Sportdoor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche sul nostro canale Sportdoor.tv, sulle smart TV europee di ultima generazione. Puntata questa tutta dedicata alla motonautica. Nella scorsa puntata abbiamo invitato il presidente della federazione Iaconiani, il segretario basilico di questa federazione che nel 2023 festeggia i 100 anni di vita, una delle federazioni più titolate a livello sportivo, una delle federazioni non olimpiche che vince più allori in assoluto a livello mondiale. La federazione italiana motonautica è una delle federazioni più forti di questa disciplina. In questa puntata abbiamo invitato 3 componenti delle varie discipline. La federazione motonautica gestisce l'intero movimento motoristico sull'acqua, dalle moto d'acqua, circuito offshore, radiocomandata e non solo. In questa puntata abbiamo invitato l'amico Giorgio Viscione, presidente della commissione moto d'acqua, una delle discipline più importanti. Grazie Giorgio per aver accettato il nostro invito. Maurizio Darai, un nome storico della motonautica italiana, presidente della commissione circuito, e l'amico Virginio Gandini che è della commissione di Porto, nonché presidente dello club del Gommone, uno dei club più dinamici, più attivi nel mondo della nautica e motonautica. Insomma, entriamo nel tema, nello specifico delle varie discipline. Moto d'acqua, Giorgio, tutto è pronto? A Otranto a fine aprile si parte col campionato europeo e poi parte la stagione col mondiale a Olbia e ben 6 gare al campionato italiano. Sì, diciamo che noi siamo un movimento in controtendenza, sembra che tutti soffrano, invece noi fortunatamente abbiamo questa abbondanza di gare, tanto che ogni tanto succede che dobbiamo spostare qualche data. Quest'anno sono felicissimo perché dopo tanti anni siamo noi della Federazione Italiana Motonautica a poter organizzare una tappa internazionale, quindi ad Otranto ci sarà la prima gara di europeo. Siamo felicissimi perché sarà una delle prime gare in Europa, quindi contiamo su una quantità di atleti impressionante. Abbiamo già avuto il pienone perché considera che non ci sono più posti negli hotel nei paesi intorno, quindi insomma ci sarà sicuramente una grandissima affluenza. Il campionato italiano partirà alla fine di maggio a Caorle, anche questa gara confermatissima, una delle gare sempre più affollate. Poi andiamo ad Ancona, poi andiamo a Rimini e alla Dispoli a settembre, finiamo con Napoli e stiamo ancora valutando la possibilità di fare una gara in Sicilia tra 1000 problemi che abbiamo con il demanio, ma che insomma contiamo di risolvere come lo scorso anno. E poi avremo la gara ad Olbia il 12 di giugno, una gara di mondiale confermatissima, dove noi comunque ci presentiamo anche con la giovanile, quindi ci sarà un'ulteriore tappa della nostra Spark giovanile, che è forse il più grande successo della federazione degli ultimi anni, dove contiamo quasi 50 atleti nuovi, pertanto siamo felicissimi di questo. Questo che vedete appunto sono le immagini delle moto d'acqua, poi entreremo nello specifico delle varie categorie e discipline, come ci ha detto l'amico Giorgio. Comunque la stagione inizia a Otranto e poi si gira tutta l'Italia con ben 8 gare del campionato italiano. Continuiamo la presentazione, un'altra disciplina importante, Maurizio Darai, nome storico della motonautica veneziana e non solo, grande campione di circuito, poi si è passato all'offshore, il circuito anche quest'anno, 8 gare della stagione. Come si pronuncia la stagione, Maurizio? Beh, quest'anno nel bene o nel male, perché come ben sapete in circuito partecipano moltissimi piloti dell'est, quindi sappiamo qual è la situazione politica del momento, è particolarmente delicata, quindi tutte le nostre gare di campionato sono, a parte 2 che adesso vi spiegherò, sono tutte gare internazionali, quindi vedremo l'evolversi della situazione e anche vedremo se noi come federazione dovremmo recuperare delle gare, perché per dire l'ultima gara valevole veramente per il campionato
per la finale come campionato mondiale delle classi corsa si svolgeva alla fine di agosto a Termopil. Ovviamente sappiamo che Termopil è in Ucraina, in questo momento è impensabile, anche se dovesse finire domani, di poter gareggiare in Ucraina, e quindi il nostro calendario esiste. Come dicevi tu, è fatto su 8 gare, però è un calendario in evoluzione. Comunque la stagione inizia, giusto sì, per inizia a Chinolopo a maggio, poi ci sono le gare a giugno di Boreto, Cremona e Brindisi, a luglio 2 gare a Sannazzaro Dongina, poi a settembre 2 gare a Cremona, Viverone, e appunto poi in stand-by ancora le gare in calendario purtroppo in Ucraina che bisogna decidere e vedere. Comunque poi entreremo nello specifico, finiamo questa presentazione. Virginio Gandini, di Porto. Allora, l'anima più corsaiola, ma col gusto di fare le cose anche per il piacere di se stesso, la nautica, giusto? Sì, diciamo che la federazione quest'anno ha voluto incentivare ancora di più la partecipazione delle barche prettamente da diporto. Tant'è vero che si è voluto istituire questa Touring Cup dove parteciperebbero soltanto barche di serie. Il settore di porto, come ho sempre sostenuto e come piace l'idea in federazione, è che vi dovrebbero partecipare tutti coloro che hanno un minimo di agonismo nel sangue, ma che dispongono soltanto di una barca, di un gommone. Allora, perché la diporto è una categoria nuova. Noi vediamo le immagini dell'Endurance, sono barche di serie, motorizzazioni. Il diporto che cosa rappresenta rispetto all'Endurance, fra l'Endurance e l'offshore? Sono, come dicevo prima, devono essere soltanto barche di serie, addirittura sono esclusi anche i fuoribordo sovralimentati, motori entro fuoribordo sovralimentati, strettamente di serie, come dicevamo prima, e vediamo di riportare un po' nei termini di com'era tanti anni fa, quando in queste gare partecipavano 45-50 barche. Ecco, ma quest'anno il diporto, possiamo far vedere, prego la regia di far andare l'immagine della Pavia Venezia, è il successo che l'anno scorso la Pavia Venezia è tornata dopo un decennio di blackout. La Pavia Venezia è una delle gare storiche della motonautica italiana, 1929 la prima edizione, 11 ore per andare da Pavia sino a Venezia, 400 km lungo il fiume Po. Partecipante d'onore Cristian Ghedina, il grande discesista azzurro che si è dato alla motonautica. Questa categoria, Virginio, sono barche normali, come di serie. Sì, certo. In effetti la Pavia Venezia, storica e che personalmente mi affascina tantissimo, è fatta un po' a sé, no? Chi partecipa per tutta la Pavia Venezia fa una gara che resterà a sé. Comunque nella Touring Cup si è voluto inserire un percorso da Boreto a Revere, dove verrà conteggiato proprio come prova del campionato italiano di questa nuova specialità. Quindi una gara nella gara. Una gara nella gara. Perché la Pavia Venezia, lo ricordiamo agli appassionati, è tornata dopo 10 anni di blackout, ma è tornata con record di iscrizioni, 150 barche, chiuse le iscrizioni nell'arco di una settimana, proprio per il successo di queste. Questa è una grande iniziativa e questo fa onore a te Virginio e alla tua commissione, aprire alle barche di serie. Ora, dopo questa presentazione, entriamo nel dettaglio. Giorgio, moto d'acqua, abbiamo visto le immagini, vari tipi di moto, spiega un po' come sono le varie classificazioni. C'è la moto biposto che si guida da seduti, la moto stand up che si guida in piedi, poi tante categorie anche per i giovani. Noi appunto, anche grazie all'aiuto quest'anno della federazione, siamo in continua evoluzione, sia per quello che sono le categorie, sia per quello che sono le classi, sia per la giovanile, sia per la senior, chiamiamola così. Le moto tendenzialmente sono di 2 tipi, i jet ski che si guidano in piedi e con cui si effettuano anche le gare di freestyle, anzi ci tengo a ricordare l'amico Roberto Mariani che anche quest'anno a livello mondiale è primo nel ranking, quindi insomma un grande risultato per la federazione e per l'Italia. E poi le altre moto, quelle più tradizionali, quelle che si usano per il diporto classico, che sono le runabout, che sono quelle che vediamo passare in questo momento qui. Sono le moto di serie, le moto che si usano anche come salvamento, le moto... Assolutamente sì. Tra l'altro una grande innovazione di quest'anno, che è importantissima per me, che credo sia stato il successo che ha riportato
le moto d'acqua dal 2016, quando io ho iniziato a presiedere la commissione, ad oggi 2022, dove siamo passati da 36 atleti a oggi a 220 piloti iscritti, è stato proprio quello di ridurre i costi. Infatti tu, Floriano, hai nominato le moto di serie. Noi in Italia non facciamo più correre i prototipi, proprio perché pensiamo di dover ridurre i costi, di presentare una classe dove la differenza la fa il pilota e non soltanto la moto. Questo infatti ha riportato tantissime persone a correre, qualcuno anche con qualche moto magari di qualche anno, dove con delle modifiche calmierate può essere comunque competitivo. In effetti 220 iscritti, complimenti. Nel frattempo, bravo il nostro regista, ha fatto vedere anche l'evoluzione di Mariani, il freestyle, dove ci sono 2 minuti di tempo e nei 2 minuti l'atleta deve fare il maggior numero di evoluzioni. Quel signore che avete visto, eccolo qua, bravo, è romano ed è il migliore al mondo. E dove, giusto per non, diciamo, per non andare controcorrente, l'Italia a livello mondiale domina in tutte le discipline. Dicevi delle moto di serie, 220 atleti e tanta roba. Poi fate molto anche per i giovani, Giorgio. Noi abbiamo capito finalmente che dobbiamo iniziare assolutamente a puntare sui giovani per avere un proseguo di questo sport che sia importante, che sia proficuo. Quindi la federazione ha fortunatamente deliberato già l'acquisto delle Spark nel 2017, che è partito con un super successo. Siamo partiti da 10 moto comprate, oggi ne abbiamo 50 in circolazione. Le tra le varie Spark sarebbero che moto sono, per capirci? Le Spark è la moto base della Sea-Doo, che è quella che vediamo ora. È una moto principalmente di plastica, quindi non in vetroresina. È una moto che ha motore o 60 o 90 cavalli, quindi non è una moto particolarmente potente, ma è molto divertente perché è leggera e maneggevole. Infatti i giovani, e poi tra l'altro proprio per questo le moto sono completamente originali, soprattutto nella giovanile, anzi esclusivamente nella giovanile, e questo permette ai giovani di fare delle gare in assoluta sicurezza, divertendosi, e comunque ha fatto sì che il movimento passasse a 40-45 giovani, credo quest'anno siano gli iscritti, stiamo ancora ultimando le pratiche amministrative. Inoltre la federazione, proprio perché con la Runabout, quindi con le Spark, ha avuto un grande successo, abbiamo condiviso quest'anno di comprare anche delle jet ski. Infatti sono in arrivo 10 jet ski, anche queste monomarca, 4 tempi, il nuovo Superjet della Yamaha, che saranno distribuite appunto alle società per portare 10 nuovi ragazzi. Quindi ricordiamo, per chi non è appassionato di moto d'acqua, la stand-up è quella che si guida in piedi, il jet ski invece questa è la runabout, quella che si guida da seduti, ed è la Spark. Bella questa presentazione dall'amico Giorgio. Parliamo del circuito, le gare che si faranno quest'anno. Allora, dalla Formula 1 è ritornato dopo tanti anni, l'anno scorso a San Nazzaro-d'Ongina, forse si fa anche quest'anno, ma poi tutte le gare, ritorna all'Osi 400, le moto che si guida, dove tu sei stato un grande campione, dove si guida da sdraiati. Prego la regia di far andare le immagini, perché la Osi 400, spiegatemi come si fa a guidare da sdraiati con le mani, mano destra, mano sinistra, piede destro e piede sinistro a far andare una barca. Vabbè, allora intanto chiariamo subito che sono delle categorie, l'Osi è leggermente più semplice, come dici tu, si guida sdraiata, si usano solo le mani, i piedi nell'Osi non fanno nulla. Nelle altre categorie, come queste, che questo è il 250 per esempio, le gambe servono per sollevare e abbassare il motore e allungare o accorciare le marmitte per cambiare la curva di coppia del motore. Come dicevi un attimo fa, quest'anno abbiamo un buon incremento di nuovi piloti. Allora, siccome a Boretto, hai visto, abbiamo il campionato del mondo dell'Osi, abbiamo pensato di organizzare subito 3 gare prima di Boretto dell'Osi per far sì che questi giovani ragazzi, dopo chiaramente non è che possiamo andare tutti a fare il campionato del mondo, però i più meritevoli e quelli che ci sembrano i più preparati potranno fare il campionato del mondo. Quindi abbiamo organizzato subito a Chignolo Po, che era parecchio tempo che non organizzava gare, una manifestazione prettamente, chiamiamola giovanile, perché l'Osi 400 e il GT30 è una categoria
carina tradizionale con un motore strettamente di Sì, serie. quello che abbiamo visto, tipo la Formula Junior. Esattamente, è un Formula 1 un po' più grande, un po' più potente. Anche quella avrà a Viverone il campionato d'Europa e quindi abbiamo pensato di allenare subito questi ragazzi perché, come dicevamo, sono delle categorie di ingresso. Lascia stare il discorso della Formula Junior o tutte le giovanili, che sono categorie di circuito, però diciamo sono categorie nazionali. Quelle di cui ti sto parlando sono categorie di ingresso all'internazionale, quindi sono prestazioni diverse, piloti diversi e con varie nazionalità, quindi stiamo cercando di far sì che si amalgamino come gruppo della nazionale italiana e prepararli sia fisicamente che psicologicamente a poter fare una gara internazionale di alto livello. Questo che tu vedi è il 500, che è una delle classi internazionali su cui siamo molto forti, anche perché i motori che tu vedi andare su queste barche, questi sono dei catamarani con capsula. Cosa vuol dire? Che il catamarano che si guida seduto, questo, ha al suo interno un cockpit assolutamente sicurissimo, viene collaudato con delle prove di sfondamento molto importanti, praticamente è indistruttibile. E questo si guida da seduto e i motori sono esclusivamente italiani, cioè anche in America, perché è una categoria che esiste, come dico, in tutto il mondo, usa motori italiani, sono fatti qui, uno nel Piacentino e uno in Lombardia, che sempre Piacentino è, e sono motori italiani. Questo è quello che vi dicevo prima, il GT30, che è nato l'anno scorso. L'anno scorso hanno 5 barche, quest'anno sono già diventate 9, quindi siamo in evoluzione anche noi. Non abbiamo i numeri delle moto d'acqua perché la moto d'acqua effettivamente è un oggetto più semplice anche dal punto di vista gestionale. La barca da circuito è un po' più complicata, sia dal punto di vista, come ripeto, dell'impegno delle persone, perché per andare Ma comunque arrivare a fare 8 gare è un grande risultato. Certo, no? Assolutamente sì. E anche, come dico, il numero dei piloti è in costante crescita. Ci stiamo provando anche noi, come le moto d'acqua, con dei mezzi che vengono aiutati nel loro acquisto dalla federazione, come per le moto d'acqua. Chiaramente se tu usi, ecco questo è il GT30, se tu usi un motore che l'associazione ti ha dato in uso, e questi sono gli OSI, tu devi per 2 anni firmare praticamente che tu sei obbligato a correre per questa categoria usando queste barche. Beh, in effetti se la federazione fa degli investimenti e spende dei soldi, non è che deve essere un divertimento di un giorno. Certo. Per non so cosa fare, porto il bambino. Ovviamente il pilota è, diciamo, il responsabile del mezzo, ma non in toto, perché il mezzo, quindi il motore o il complesso barca motori, viene assegnato all'associazione sportiva di cui il pilota fa parte e deve essere, come ti ripeto, gestita, non serve dallo stesso pilota, ma deve correre sempre e non può fermarsi mai. Se tu salti una gara, il mezzo ti viene requisito, cioè torna in federazione. Torna in federazione. C'è sicuramente qualcun altro che lo vuole usare. Questo, allora abbiamo presentato moto d'acqua e il circuito, l'endurance e la nuova categoria di porti. Inizia la stagione con la Pavia Venezia il 5 di giugno, poi Mondiale Rodi Garganico, ma voi avete un vostro calendario. Io vedo poi a settembre Cervia Napoli e il Mondiale Endurance in Sardegna e poi la 100 miglia del Lario, 5 gare, giusto? Sì, però ripeto, il discorso dove stiamo puntando moltissimo è sulla Touring Cup. La Touring Cup che comincerà, come dicevamo prima, all'interno di questa manifestazione che è la Pavia Venezia, per poi continuare a Cervia? A Cervia, sì, organizzato dalla Motonautica Veneziana, e poi si andrà al Canottieri di Napoli e poi finirà alla 100 miglia del Lario. Sul lago di Como. 100 miglia del Lario, che lo ricordiamo, è una delle gare storiche. Abbiamo nominato la Pavia Venezia 1929, prima edizione, ma la 100 miglia del Lario 1949, una volta era tutto lago, da Como si arrivava a Bellagio, si arrivava a Lecco, poi si tornava su fino nel nord del lago e poi si tornava a Como, poi si arrivava con tratti da 20 miglia fino all'isola di Comasina. Adesso è tutto lì davanti a Como, ma è sempre a un fascino particolare. Si arriva più o meno fino alla Comacina, poi si torna indietro per più volte. Ecco, che numeri pensate di fare? Le iscrizioni sono ancora aperte, c'è tantissimo interesse, ripeto. Adesso tu sei presidente dello Yacht Club, del Club del Gommone di Milano, che è uno degli yacht club più dinamici, sì, club più attivi. Ci può essere un travaso da anche un gommone normale a queste categorie? Stranamente abbiamo dei
dei soci che correranno in moto d'acqua alla Pavia Venezia, però vabbè, questo ci sta, noi facciamo nautica, motonautica, ci sta benissimo. Sì, io mi auguro che sia questo, come ci si augura in commissione di poter recuperare anche tantissime altre associazioni che negli anni si erano un po' disaffezionate alla federazione. Vediamo cosa si riuscirà a fare. Certo, fra le altre specialità abbiamo anche la regolarità, gestiamo come federazione, come commissione, e anche questa sicuramente si farà in Lombardia, non dico ancora dove perché non è ancora stata assegnata, ma abbiamo Però dei buoni... adesso mi hai fatto venire in mente una cosa, abbiamo parlato la scorsa settimana della forza che ha l'Italia a livello dei motori, dalla Formula 1 con la Ferrari e i grandi campioni che ha espresso l'Italia, al MotoGP con Rossi e i suoi eredi, nella motonautica uguale, da Renato Molinari che ha vinto 18 titoli mondiali, il più titolato nel mondo dei motori, a uno del tuo mondo, che va citato, Sergio Davi, che ha fatto con un gommone la traversata oceanica, adesso ha passato anche il canale di Panama e nella parte messicana, quindi vuol dire che abbiamo nel DNA una grande storia, giusto? Certo, Sergio Davi non è nuovo a questo tipo di avventure, ricordo che è stato il primo alla traversata dalle Canarie arrivare fino in Brasile, sempre con un gommone. E poi quello che secondo me è stata anche la più spettacolare, quando sempre da Palermo è arrivato a New York, passando in alto nel nord, nel grande nord se vogliamo, e questa volta sì, ha strabiliato un po' tutti, non è ancora arrivato, è passato il canale di Panama, adesso... Ma dove deve arrivare? Alle Hawaii, no? No. No. Adesso la prossima tappa sarà in Guatemala e poi da lì risalirà tutte le coste del Messico fino ad arrivare poi a Los Angeles. Ma questo giusto per spiegarci com'è l'amore per il mare che ha l'italiano medio, che è l'italiano che si esprime nella motonautica corsaiola. Ma poi abbiamo parlato di Sergio Davi, ma anche l'amico Virginio Gandini, sì. Non è... Poi ci racconterai le tue grandi novità, i tuoi grandi ride che hai fatto e che farai ancora a fine aprile. Ora siamo quasi in chiusura la prima parte, ritorniamo alle moto d'acqua, 200 piloti da gestire non è facile, ci vuole una certa organizzazione, tecnici, giudici di gara che sono un po' anche giovani e svegli in campana, quindi ci vuole una bella ristrutturazione, vedere un po' come fare. La tua considerazione è molto corretta, è quello che io ho notato già da diverso tempo. Come sai, io faccio parte di questo settore da 20 anni, prima da atleta, oggi da dirigente. È molto impegnativo. Nell'ultima gara, lo scorso anno, basti pensare che ho dovuto fare io il direttore di gara, avendo una deroga dal Consiglio, perché siamo in carenza di giudici. Quando ci sono delle gare in contemporanea, magari c'è una gara di moto d'acqua alla Dispoli, una gara di circuito a Boretto e una gara di offshore a Cagliari, noi siamo senza direttori di gara. Quindi, soprattutto poi per i numeri fatti nelle moto d'acqua. Lo scorso anno eravamo 140 piloti iscritti alla Dispoli e io ho fatto il direttore di gara, mi sono presentato sul campo gara alle 7 di mattina, ho finito alle 9:30 di sera, sia al sabato sia alla domenica. È una cosa molto faticosa. Per questo è in atto una riforma di cui io sono il sostenitore più accanito della federazione, dove intanto, secondo me, l'età dei giudici di gara deve essere abbassata, l'età massima per lo svolgimento dell'attività di giudice di gara. Su questo stiamo discutendo, fortunatamente, come ha detto il Presidente nella passata puntata, i nuovi dirigenti sono sempre più giovani, quindi probabilmente questo fa sì che... In effetti, Giorgio, è una cosa giusta, perché si fa tanto per i giovani piloti, no? La Next Generation Powerboat, che è il progetto che fa la federazione. Abbiamo visto la GT30, la Formula 1 per il circuito, quello che fa il Diporto, quello che fate voi con la classe Spark, anche a livello gestionale, organizzativo, dovrebbe essere la stessa cosa. Assolutamente sì, d'altra parte basti pensare che probabilmente l'unico settore in cui non si è mai fatta una riforma vera è quella dei giudici di gara. Guardiamo le partite di calcio, a 45 anni gli arbitri non possono più arbitrare. È segno evidente che se ci sono dei limiti fisici legati al fatto, signori, che
vi garantisco che dalle 9 di mattina, in cui iniziano le prove libere, alle 14, in cui c'è la pausa pranzo, non si molla, è incessante l'attività. E quindi una persona di 65 anni, di 70 anni, con tutto rispetto, perché noi fortunatamente abbiamo dei dirigenti e dei giudici insomma, di quell'età che sono... Però ci potrebbe essere che il quarantenne che smette di gareggiare, che fa, come tu hai fatto per sbaglio il direttore di gara, l'hai fatto anche a un certo livello, ci può essere l'ex atleta, Alberto Monti, che è uno dei grandi che mi ricordo degli anni 90 e 2000, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, potrebbe dire mi metto a fare il direttore di gara, quindi un invito ad Alberto Monti, ma anche Benny Benaglia, Benny ancora corre, Benny ancora corre. Benny ancora, quindi anche lui. Benny, nonostante i suoi 56 anni, credo quest'anno ancora corre. Ma il punto è questo, tant'è che quello che dici è talmente tanto corretto che la prima informativa noi l'abbiamo fatta alle associazioni sportive in forza alla FIM, proprio per capire se ci sono degli ex atleti o dei soci delle società che vogliono venire a fare i giudici di gara. Intanto, una cosa importantissima, e qui dimostra l'impegno ulteriore e la serietà della federazione, è quello che abbiamo raddoppiato i compensi, perché i giudici di gara oggi svolgono un ruolo importante, un ruolo complicato, un impegno veramente Ma in effetti nel mondo delle 4 ruote e delle 2 ruote sono stipendiati alla grande. Noi eravamo l'unica federazione che non paga i giudici. Questa era una cosa assurda, perché la passione e l'assistenzialismo purtroppo abbiamo notato che non paga. Non funziona. Va bene, finisce qui la prima parte, raccogliamo l'appello dell'amico Giorgio, se c'è qualche appassionato che vuole divertirsi a seguire queste gare facendo il giudice di gara, seguendo il giudice di boa, direttore di corsa, quindi l'invito è per tutti. Fimconi.it è il sito della Federazione Italiana Motonautica, fimconi.it, dove potete avere tutte le informazioni. Ora c'è la pubblicità, cari amici telespettatori, ma non toccate il telecomando, con l'amico Fiscione da Rai e Gandini parleremo ancora di moto d'acqua, circuito e di porto, 3 anime importanti della Federazione Italiana Motonautica. Tutto questo nella seconda parte della 12ª puntata di S4. A tra poco. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. In collaborazione con MSC Crociere. sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura.